Tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Il Natale è sempre più vicino e quindi con voi continuerò a fare i miei lavoretti del Natale. Con voi oggi farò il nostro Babbo Natale. Prima di continuare ragazzi con questo video e quindi farvi vedere ciò che ci occorre per fare il nostro Babbo Natale, vi invito sempre a iscrivervi al mio canale, in quanto sono molte persone che vedono i miei video ma non sono iscritti, quindi vi invito a iscrivervi al mio canale per supportarmi, lasciare un like al mio video se vi è piaciuto e se avete qualche richiesta ragazzi ovviamente lasciarla qui sotto nei commenti ed io sarò onorata di poter fare un video su vostra richiesta. Ora vi lascio al tutorial. Ciò che ci occorre ragazzi per il nostro Babbo Natale sono i colori basici del nostro Babbo Natale. Avremo un beige per il viso di Babbo Natale, avremo il rosso che sarebbe il vestito del nostro Babbo Natale, avremo il bianco, il giallo e il nero per dei piccoli dettagli. Ovviamente mi servirò anche di un ago da lana, del nostro uncinetto, delle forbici, del marcapunti e poi dell'ovatta per l'imbottitura. Per le dimensioni della lana usata del nostro uncinetto ovviamente ragazzi vi scrivo tutto sotto qui in descrizione e vi scriverò anche l'altezza e la larghezza del mio Babbo Natale alla fine del lavoro, quindi vi lascio al tutorial. Iniziamo con il beige dove io partirò facendo la testa. Farò il nostro anello magico e nel nostro anello magico farò 8 maglie basse, quindi ci vediamo alla fine di questo giro quando nel nostro anello magico avremo 8 maglie basse. Una volta fatte le nostre 8 maglie basse nel nostro anello magico, chiudiamo il nostro anello magico come facciamo sempre con una maglia bassissima nella prima maglia fatta. Adesso faremo un giro di aumenti. Io metterò prima il mio marcapunti. Adesso faremo un giro di aumenti, ovviamente in ogni maglia bassa faremo 2 maglie basse, quindi alla fine di questo giro dovremmo avere 16 maglie basse, quindi ci vediamo una volta arrivati al marcapunti. Una volta arrivati al nostro marcapunti con 16 maglie basse, adesso faremo un altro giro di aumenti e faremo una maglia bassa e un aumento, fino ad arrivare al nostro marcapunti con 24 maglie basse, quindi ci vediamo al nostro marcapunti con 24 maglie basse. Una volta arrivati al marcapunti con 24 maglie basse procediamo facendo gli aumenti e faremo a questa volta 2 maglie basse ed un aumento. A fine giro dovremo avere 32 maglie basse. Una volta arrivate a 32 maglie basse adesso faremo solo un giro su 32 maglie basse, quindi ci vediamo a fine di questo giro dove non avremo aumenti ma faremo solo un giro su 32 maglie basse. Una volta fatto il nostro giro su 32 maglie basse adesso proseguiamo a fare un altro giro di aumenti. Faremo 3 maglie basse e un aumento. Facendo 3 maglie basse e un aumento a fine lavoro avremo 40 maglie basse. Ci vediamo una volta arrivati al nostro marcapunti. Una volta arrivati a 40 maglie basse adesso procediamo nel fare 2 giri solo su 40 maglie basse, quindi ci vediamo al termine del secondo giro. Una volta fatti i nostri 2 giri su 40 maglie basse adesso procediamo con gli aumenti. Adesso dovremo fare 4 maglie basse ed un aumento per tutto il giro e avremo alla fine 48 maglie basse. Come sapete ragazzi, per non avere la forma esagonale della mia testa io dividerò dividerò le maglie e al centro delle maglie farò l'aumento, quindi farò 2 maglie basse, un aumento e 2 maglie basse invece di farle tutte e 4 insieme, così da evitare di avere una forma esagonale nella nostra testa. Quindi vi farò vedere il primo aumento come farò e poi successivamente sarà tutto così per l'intero giro. Quindi 2 maglie basse, un aumento e 2 maglie basse, quindi invece di fare 4 maglie insieme e poi un aumento le dividerò e al centro delle 2 maglie basse farò l'aumento, quindi farò questo schema per tutto il giro fino ad avere 48 maglie basse. Ci vediamo al fine giro.
Una volta fatto il nostro giro di aumenti, adesso faremo 2 giri su 48 maglie basse, quindi ci vediamo alla fine dei 2 giri. Una volta fatti i nostri 2 giri su 48 maglie basse, adesso procediamo con l'ultimo giro di aumenti. Nell'ultimo giro di aumenti avremo 5 maglie basse ed un aumento. A fine lavoro dovremo avere 56 maglie basse, quindi ci vediamo a fine giro al nostro marcapunti con 56 maglie basse. Dopo aver fatto l'ultimo giro di aumento e quindi siamo arrivati a 56 maglie basse al nostro marcapunti, adesso faremo 3 giri su 56 maglie basse, quindi ci vediamo alla fine del terzo giro. Una volta fatti i nostri 3 giri su 56 maglie basse, adesso inizieremo a lavorare delle diminuzioni. Quindi il prossimo giro faremo 5 maglie basse ed una diminuzione, 5 maglie basse ed una diminuzione, a fine giro avremo 48 maglie basse, quindi ci vediamo a fine lavoro. Una volta arrivate a 48 maglie basse, adesso faremo un altro giro di diminuzione e faremo 4 maglie basse ed una diminuzione. A fine giro dovremo avere 40 maglie basse, quindi ci vediamo una volta arrivati al nostro marcapunti. Una volta arrivati a 40 maglie basse, procediamo sempre con un altro giro di diminuzione e faremo questa volta 3 maglie basse ed una diminuzione. Ci vediamo a fine lavoro quando avremo 32 maglie basse. Una volta arrivati a 32 maglie basse, faremo un altro giro di diminuzione e faremo 2 maglie basse ed una diminuzione. A fine giro avremo 24 maglie basse. Una volta raggiunte 24 maglie basse, adesso faremo un altro giro di diminuzione e faremo una maglia bassa e una diminuzione per tutto il giro e avremo 16 maglie basse al nostro marcapunti. Una volta arrivate a 16 maglie basse, adesso faremo l'ultimo giro di diminuzioni e faremo tutte diminuzioni fino ad avere 8 maglie basse alla fine del giro. Prima di continuare con l'ultimo giro di diminuzioni, quindi per avere 8 maglie basse, io imbottirò il mio lavoro. Una volta imbottito il volto, il viso, la testa, come la vogliamo chiamare, una volta imbottita la testa, facciamo l'ultimo giro dove avremo tutte diminuzioni e quindi al nostro marcapunti avremo 8 maglie basse. Ci vediamo una volta arrivati al nostro marcapunti. Una volta raggiunto il nostro marcapunti faremo una catenella aggiuntiva e taglierò un lungo filo perché poi questa testa verrà cucita al corpo. Quindi ecco, la testa è pronta. Adesso procediamo con le gambe e il corpo. Per procedere con le gambe e il corpo di Babbo Natale inizieremo prendendo del nero. Facciamo il nostro anello magico e al suo interno faremo 5 maglie basse. 1, 3. Una volta che posizionerò il mio marcapunti, adesso farò un giro di aumenti e quindi avrò a fine giro 10 maglie basse, quindi ci vediamo alla fine di questo giro. Una volta arrivati al marcapunti con 10 maglie basse, procediamo sempre nel fare un giro di aumenti e faremo una maglia bassa ed un aumento per tutto il giro e avremo alla fine del giro, arrivati al nostro marcapunti, 15 maglie basse, quindi ci vediamo una volta arrivati al marcapunti. Una volta arrivati a 15 maglie basse a marcapunti, adesso faremo un giro di 15 maglie basse solo, senza aumenti, e prendiamo solo la solina interna, quindi lavoreremo in costa. Faremo un giro di 15 maglie basse, quindi ci vediamo una volta arrivati al nostro marcapunti. Eccoci qua, una volta arrivati a 15 maglie basse e abbiamo lavorato in costa, adesso ne faremo una uguale. Adesso a questo punto ragazzi cambieremo il lavoro, cambieremo colore e da nero passeremo a quello rosso. Quindi nella prossima maglia io aggiungerò
il mio colore rosso, taglierò il filo nero e una volta aggiunto il filo nero io unirò le due gambe insieme. Una volta unite le due gambe, adesso faremo 4 maglie basse ed un aumento. Quindi 4 maglie basse, 1, 2, 3 e 4 ed un aumento. Faremo questo per tutto il giro, ci vediamo alla fine del nostro giro. Eccoci qua, una volta fatto il giro di 4 maglie basse e un aumento, a fine giro avremo 36 maglie basse. Adesso ragazzi dobbiamo fare dei giri su 36 maglie basse, faremo 3 giri su 36 maglie basse, ci vediamo una volta raggiunti i nostri 3 giri. Una volta arrivati al terzo giro su 36 maglie basse, nell'ultima maglia io andrò a fare un cambio di colore e farò un giro, o meglio 2 giri col colore nero. Quindi adesso faremo 2 giri su 36 maglie basse con il colore nero, quindi ci vediamo alla fine dei 2 giri. Una volta arrivati alla fine del secondo giro riprenderemo il rosso. Adesso proseguiremo, tagliamo il nero e proseguiremo dei giri con il rosso e proseguiremo dei giri con delle diminuzioni. Prima di procedere con dei giri di diminuzione con il rosso, non so se riuscite a vedere, io prima di procedere con la diminuzione ho tagliato in base alla forma del piede del cartoncino, l'ho fissato con della colla a caldo, così quando andremo ad appoggiare il nostro Babbo Natale riuscirà ad avere una posizione un po' più corretta stando all'impiedi. Adesso procedo con il filo rosso e farò dei giri di diminuzioni. Faremo 5 maglie basse, una diminuzione e 5 maglie basse. Questo procedimento per 3 volte, ci vediamo alla fine del nostro giro. Una volta fatto il nostro giro di 5 maglie basse, una diminuzione e 5 maglie basse per 3 volte, abbiamo 33 maglie basse alla fine del nostro giro. Adesso procediamo con un altro giro di diminuzioni e avremo 9 maglie basse e una diminuzione per 3 volte e avremo al nostro marcapunti 30 maglie basse. Una volta arrivato al nostro marcapunti con 30 maglie basse, adesso procediamo il nostro giro di diminuzioni. In questo caso faremo 4 maglie basse, una diminuzione e 4 maglie basse per 3 volte fino ad avere 27 maglie basse al nostro marcapunti. Una volta arrivati al marcapunti ho 27 maglie basse, adesso faremo un giro di diminuzioni con 7 maglie basse e una diminuzione. Avremo a fine giro 24 maglie basse. Una volta raggiunte il nostro 24 maglie basse procediamo con i giri di diminuzione e faremo 2 maglie basse, una diminuzione e 2 maglie basse per 4 volte fino ad avere a fine giro 20 maglie basse. Prima di procedere con l'ultimo giro di diminuzioni io imbottirò il nostro lavoro. Una volta imbottito il nostro corpicino proseguirò con l'ultimo giro di diminuzioni e farò 3 maglie basse e una diminuzione per tutto il giro e avremo a fine giro 16 maglie basse. Una volta arrivate a 16 maglie basse farò una catenella aggiuntiva, taglio il filo e il nostro corpicino è finito. Una volta che il nostro corpo e la nostra testa sono finiti, io cosa farò? Con il filo lungo della testa che mi sono tagliata prima lungo, e il corpicino non farò altro che unirli insieme, quindi ci vediamo una volta che avrò unito il corpo e la testa.
Eccoci qua ragazzi, una volta incollata, o meglio cucito, scusatemi, una volta cucita la nostra testa al nostro corpicino, ecco che la prima parte del nostro Babbo Natale è terminata. Con oggi vi lascio così questo video. Spero che vi sia piaciuta questa prima parte del nostro Babbo Natale. Spero che lasciate un like a questo video e come sempre vi ricordo di iscrivervi al mio canale. Ci vediamo il prossimo martedì con la seconda parte del nostro Babbo Natale, dove vedremo gli ultimi dettagli, o meglio le braccia, barba, cappello e tutti i dettagli del volto del nostro Babbo Natale. Un bacio, al prossimo video, ciao!